Manila, capitale delle Filippine, 6 gennaio 1995. La polizia fa irruzione in un appartamento dove trova un portatile Toshiba, sostanze chimiche e materiale informativo per costruire bombe. Sul computer, un file ancora aperto rivela un piano per attaccare simultaneamente sul Pacifico 12 aerei americani di linea. Un attentato che provocherebbe la morte di 4.000 passeggeri. Altri file usano un software che cifra e rende testo. Usando un programma speciale, i decriptatori della polizia riescono a forzare un file che contiene una lista di istruzioni dettagliate per costruire una bomba. Tutti gli indizi portano al terrorista più ricercato del mondo, Ramzi Youssef, accusato dell'attentato al World Trade Center. I piani di Youssef sono sventati e 6 settimane più tardi il terrorista finisce in carcere. È una grande vittoria della polizia internazionale ottenuta grazie ai progressi della crittologia, la scienza che codifica e decodifica i codici segreti. Seguire l'evoluzione dei codici significa scoprire il tessuto profondo della civiltà. Quando una cultura raggiunge un alto livello di letteratura, scienza e linguaggio, nasce il bisogno di mantenere segrete le proprie comunicazioni. Credo che i codici siano nati contemporaneamente alla lingua. Desiderando salvaguardare i propri segreti, gli uomini hanno cercato il modo di renderli indecifrabili. Per secoli i codici sono controllati dai governi, usati nelle guerre, applicati negli scambi diplomatici e nello spionaggio. Pian piano il progresso tecnologico consente anche ai privati di disporre di una propria chiave di cifratura e con il boom delle comunicazioni la crittologia compie un gigantesco... La protezione delle informazioni private che corrono su internet, che filtrano dai bancomat e dai laboratori di medicina, richiede codificazioni sempre più ermetiche e l'estenuante battaglia tra codificatori e decrittatori, che vede vincitori ora questi ora quelli, contribuisce ad allargare i confini della scienza crittologica. Il primo codice conosciuto è un'iscrizione del 1900 a.C., incisa sulla pietra da uno scriba egiziano che, per dimostrare al suo faraone Khnumhotep II la propria cultura, arricchisce e vela il testo scritto, sostituendo i comuni geroglifici con simboli particolari. Un altro codice antico tenta di proteggere un segreto. È una piccola tavoletta cifrata risalente al 1500 a.C., trovata sulle rive del Tigri, che contiene la formula segreta per smaltare la terracotta. A loro volta, anche i greci antichi hanno particolari sistemi di codificazione dei messaggi. Un ufficiale di un re persiano che voleva organizzare una ribellione chiese a una sua spia, che si era infiltrata nella corte di Dario il Grande, se riteneva che quello fosse il momento giusto. Per comunicargli che il momento era favorevole, la spia fece radere la testa di uno schiavo, gli tatuò sul cranio la parola rivolta, attese che gli ricrescessero i capelli e lo mandò dall'ufficiale. Quando lo schiavo arrivò, l'ufficiale gli rase di nuovo la testa, lesse la parola rivolta, capì che era giunto il momento e organizzò con successo la ribellione. A Sparta, per cifrare i messaggi tra le legioni, si usava uno strumento diverso, chiamato shitala. Avvolgevano un nastro di cuoio su un bastone e vi scrivevano il messaggio. Quando il nastro era arrotolato, il testo era chiaro, ma una volta srotolato, le lettere apparivano alla rinfusa. Il messaggio arrivava srotolato ai vari generali, che avevano ciascuno un bastone della stessa lunghezza, sul quale arrotolavano il nastro per leggere il messaggio. Tutti i codici hanno una chiave, un sistema segreto per cifrare e decifrare messaggi, noto solo al mittente e al destinatario. Giulio Cesare cifrava i suoi comunicati militari sostituendo ciascuna lettera del testo in chiaro con la lettera che la seguiva di 3 posti nell'alfabeto. Ma nel 500, dopo la caduta dell'impero romano, la crittografia europea cade in un lungo periodo di oscurità che dura circa 1000 anni. Al contrario, in Oriente nasce e si sviluppa una nuova civiltà, la civiltà araba. Nel Novecento la società araba è una delle più erudite del mondo e si dedica con fervore allo studio dei codici segreti. Gli arabi sono gli inventori dei cifrari a trasposizione,
in cui le lettere non sono solo sostituite da altre lettere, ma rimpiazzate da numeri e da simboli, e inventano anche i primi sistemi di decrittazione basati sull'analisi matematica e delle frequenze. Gli arabi analizzavano attentamente le lettere dell'alfabeto e contavano quante volte una lettera, per esempio la lettera Aleph, appare nel Corano. Scoprirono così quali lettere diventavano parole e con quale frequenza. Si servirono di questa informazione, di questo dato statistico, per imparare a forzare un codice. La lettera cifrata che appariva con maggiore frequenza corrispondeva alla lettera più frequente nel testo in chiaro. Questa è la prima regola per risolvere un codice e gli arabi sono stati i primi a scoprirla. La crittografia riaffiora in Europa durante il Rinascimento. Nel 1460 l'architetto Leon Battista Alberti inventa un ingegnoso metodo per creare messaggi criptati. È composto di due cerchi concentrici, uno fisso con le lettere maiuscole e alcuni numeri, l'altro mobile con le lettere minuscole. Il suo disco cifrante, che rimescola un numero doppio di lettere, è la risposta europea al metodo di decrittazione degli arabi che poggia sull'analisi delle frequenze. I sistemi preesistenti si limitavano a sostituire una lettera per volta, A con D, per esempio. Il disco cifrante di Alberti è un disco nel quale le combinazioni delle lettere possono essere cambiate ogni volta e di conseguenza A può non essere rappresentata solo da una determinata lettera, ma da varie lettere. È il sistema polialfabetico, multialfabetico a sostituzione, che è alla base di molti sistemi moderni di cifratura. Nel 1586 un diplomatico francese, Blaise de Vigenère, perfeziona il sistema dell'Alberti, creando una griglia di 26 alfabeti cifranti, in ognuno dei quali c'è lo scarto di una lettera. Per codificare e decodificare un messaggio con il quadrant Vigenère, basta conoscere la parola chiave e avere a disposizione un semplice foglio di carta. Ma la nuova invenzione arriva tardi per Maria Stuarda, regina di Scozia, che la cugina Elisabetta d'Inghilterra ha fatto imprigionare nel 1568. Nel 1586 un gruppo di cattolici ordisce un complotto per liberare la regina di Scozia, uccidere Elisabetta e mettere sul trono d'Inghilterra Maria Stuarda. Per comunicare con lei, i congiurati usano un sistema cifrato. Il grande errore di Maria Stuarda fu di credere che i suoi messaggi in codice fossero sicuri. Invece i decrittatori di Elisabetta forzarono il codice e informarono del complotto la regina, che quando la situazione arrivò a un punto critico mise fine alla storia ordinando di mettere a morte la cugina. Nel 1700 tutti i governi europei hanno la loro stanza segreta, un centro operativo dove si decrittano i messaggi e si raccolgono informazioni. Ma la vera rivoluzione nel campo della crittografia deve ancora avvenire. Per la prima volta, grazie all'invenzione del telegrafo, è possibile inviare con grande celerità messaggi a lunga distanza. Gli Stati Uniti, che hanno accelerato il progresso delle comunicazioni, diventano una potenza continentale e la scienza della crittologia acquista maggiore importanza. Nel 1844 Samuel Morse inventa il codice Morse, un sistema elettrico di punti e linee per comunicare con il telegrafo. Essendo un codice pubblico, l'alfabeto Morse consente l'intercettazione dei messaggi, ragion per cui diventa sempre più impellente la ricerca di nuovi sistemi di codificazione. Ma il telegrafo impallidisce di fronte alla nuova invenzione di Guglielmo Marconi, che rivoluziona le comunicazioni e i codici e il cui utilizzo ha un impatto tremendo sul XX secolo. All'alba del XX secolo, il mondo della crittologia cambia radicalmente quando il fisico italiano Guglielmo Marconi crea una macchina che utilizza le onde hertziane per la trasmissione e la ricezione dei messaggi a distanza a grande velocità. L'invenzione della radio è sicuramente la più importante nella storia dei codici e delle chiavi di scrittura. La radio ha il merito di rendere più facili le comunicazioni senza più necessità di fili o cavi. Tutto quello che occorre per comunicare è un apparecchio radio. Ma questo significa che anche il nemico può ricevere tutti i messaggi che viaggiano sulle onde radio, per cui diventa obbligatoria la codificazione di ogni messaggio. Naturalmente la ricerca ne è stimolata e si assiste a una proliferazione di codici e scritture in cifra. Le possibilità che offre l'invenzione di Marconi non sfuggono ai generali.
Gli ordini arrivano immediatamente alle divisioni sul fronte e le operazioni di guerra ne guadagnano in mobilità e rapidità. I messaggi radio, cifrati e trasmessi sulle onde hertziane in codice Morse, danno tuttavia al nemico la possibilità di intercettare gli ordini dell'avversario, dal momento che i singoli crittogrammi sono in chiaro. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, lo scambio di comunicazioni segrete rende impellente il bisogno di inventare nuovi codici e chiavi di cifratura più difficili da forzare. Il 5 agosto 1914 i sommozzatori della nave inglese Talconia tagliano i cavi sottomarini dei tedeschi nell'Atlantico del Nord. Volevano rendere più difficili le comunicazioni tra i tedeschi, ma in realtà, obbligandoli a spostare sulla radio il traffico che viaggiava via cavo, riuscirono a intercettare un flusso di informazioni che, senza l'intervento dei sommozzatori, non avrebbero mai ricevuto. Tutti i messaggi intercettati vengono inviati alla Room 40, la sezione di crittanalisi dell'ammiragliato inglese. La Room 40 può essere considerata il prototipo delle moderne organizzazioni di crittanalisi. Recluta matematici, linguisti, campioni di scacchi, chiunque sia in grado di risolvere un puzzle. Nel settembre del 1914 la crittologia offre agli inglesi un magnifico regalo. Gli alleati russi catturano nel Baltico l'incrociatore tedesco Magdeburg e trovano sulla nave il più importante codice navale del nemico. Inviato alla Room 40 per la decrittazione, il codice permette agli inglesi di venire a conoscenza di tutte le comunicazioni della marina tedesca e di mettere fuori uso le navi del nemico per tutta la durata della guerra. La decrittazione cambia le guerre moderne. Non era mai successo in guerra che si riuscisse a conoscere i messaggi del nemico nel momento stesso in cui venivano trasmessi. Sul fronte orientale è ancora la crittografia o l'assenza di questa scienza che porta a una delle più importanti battaglie della Prima Guerra Mondiale. Negli ultimi giorni di agosto 1914 i russi inviano 2 eserciti nella Prussia orientale per intrappolare i tedeschi con una mossa a tenaglia nei pressi di Tannenburg. I tedeschi, pur inferiori numericamente, godono di un grande vantaggio strategico. Sono riusciti a forzare il rudimentale sistema di codificazione dei russi e hanno appreso che l'esercito russo del sud sta avanzando più rapidamente di quello del nord. Cogliendolo di sorpresa, piombano sul primo, catturando 100.000 prigionieri e uccidendo circa 30.000 soldati. Per la Russia era la prima grande sconfitta nella guerra, il primo passo verso la caduta degli zar e la rivoluzione. I russi non disponevano di un adeguato sistema di codificazione e questo fu uno dei motivi per cui persero la guerra. Ma nella storia della decrittazione l'avvenimento più importante inizia il 17 gennaio 1917. Gli inglesi intercettano un telegramma cifrato che riporta il codice 0075, il codice segreto riservato alla diplomazia tedesca. È un complicato sistema di 10.000 parole e frasi cifrate con 1.000 gruppi numerici. Il telegramma è stato spedito dal ministro degli esteri tedesco, Arthur Zimmermann, al suo ambasciatore a Washington, Johann von Bernstorff, con l'ordine di ritrasmetterlo all'ambasciatore tedesco in Messico, Heinrich von Eckert. Al suo ricevimento, von Eckert dovrà decodificare il telegramma e consegnarlo al presidente messicano Venustiano Carranza. Il telegramma in codice era stato mandato a Washington via cavo telegrafico sottomarino americano. Gli inglesi lo avevano intercettato e ne avevano capito subito l'importanza. Avevano tra le mani un nuovo codice diplomatico che nessuno aveva ancora forzato. Quando von Bernstorff riceve il telegramma con il nuovo codice 0075 nel suo ufficio, commette un errore fatale. Prima di inviarlo a Città del Messico via telegrafo, estrasse dal plico il nuovo codice crittografico e lo ritrascrisse nel vecchio codice diplomatico. Ma gli inglesi hanno già decrittato il vecchio codice. Gli inglesi intercettano la nuova versione e la confrontano con la vecchia. È forse questo l'errore più stupido e più tragico che un crittografo possa fare. I crittanalisti inglesi cominciano a decifrare il messaggio scritto con il vecchio codice.
e con un lavoro certosino, costruendo schemi e servendosi di carta e matita, riescono a decrittarlo. A mano che appare il messaggio segreto di Zimmermann, restano sbalorditi. Nel 1915, pur avendo subito l'affondamento del transatlantico Lusitania, nel quale sono morti 128 cittadini americani, gli Stati Uniti hanno accettato di rimanere neutrali dietro la promessa da parte tedesca di limitare gli attacchi dei sottomarini. Il telegramma di Zimmermann rivela l'intenzione di riprendere la guerra sottomarina senza restrizioni a partire dal 1 febbraio 1917 per strangolare l'Inghilterra. Per tenere fuori gioco gli americani, Zimmermann propone al Messico di invadere gli Stati Uniti, reclamando la propria autorità sul Texas, sul Nuovo Messico e sull'Arizona. Chiede inoltre al Messico di convincere il Giappone ad attaccare l'America con la promessa, da parte tedesca, di sostenere l'intervento con aiuti militari e finanziari. L'ammiragliato inglese teme di non poter far giungere il messaggio decrittato agli americani senza che i tedeschi sappiano che il loro codice è stato decrittato. Ma un agente inglese riesce a infiltrarsi nell'ufficio telegrafico di Mexico City e a recuperare una copia del messaggio diretto al presidente messicano, scritta nel vecchio codice diplomatico. Senza più timore di essere scoperti, gli inglesi rivelano agli americani il contenuto del telegramma. L'intera nazione si indignò, gli animi si infuocarono. Prima di questa notizia, il Messico rappresentava una minaccia solo per la costa meridionale. Ora tutto il Midwest si sentiva minacciato. E 6 settimane dopo la decrittazione del messaggio, gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania. Questo è stato probabilmente l'avvenimento più significativo nella storia della decrittazione e sicuramente nella storia dello spionaggio. Il telegramma di Zimmermann convinse la nazione americana che la Germania era un nemico temibile e pochi mesi dopo, quando Woodrow Wilson chiese una dichiarazione di guerra, l'intero paese si schierò al suo fianco, pronto a scendere in guerra contro la Germania. La singola vittoria dei critanalisti di Room 40 riesce laddove 3 anni intensi di diplomazia hanno fallito. La decrittazione gioca un ruolo ancora più importante nell'età d'oro della crittologia, la Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Prima Guerra Mondiale appare evidente la superiorità dei decrittanalisti sui crittografi, ma nel 1917 l'inventore americano Edward Hepburn progetta il primo modello di macchina elettrica con un rotore di lettere collegato a una tastiera. L'anno seguente, un ingegnere elettrico tedesco, Arthur Scherbius, seguendo un altro percorso, crea una macchina elettrica per la cifratura simile a quella di Hepburn, ma con più rotori. Le due invenzioni rivoluzionano la crittografia, meccanizzando la produzione di codici con milioni di varianti potenziali. Solo la Polonia, che si sente in pericolo per la sua posizione geografica tra la Germania e la Russia, incrementa la sua sezione di crittanalisti, assumendo un gruppo di matematici di valore mondiale. Tra questi il 23enne Marian Rejewski. Rejewski capì che in una macchina a rotori deve assolutamente esserci una relazione matematica tra il modo in cui cifra una lettera in una posizione e il modo in cui cifra una lettera nella posizione successiva della sequenza. Ancora oggi la sua intuizione è strabiliante perché è riuscito a ricostruire le sequenze dei rotori di una macchina Enigma senza averne mai vista una. Rejewski dispone soltanto delle sue straordinarie abilità matematiche e di una Enigma commerciale per testare la sua idea. Tutte le macchine Enigma che Scherbius ha perfezionato per i tedeschi sono in dotazione all'esercito, ma poste sotto il controllo diretto delle autorità militari. Finalmente, nel 1931, un traditore tedesco, Hans Thelo Schmidt, passa a Rejewski il libretto di informazioni per l'uso della macchina Enigma e l'abile matematico vede confermata la sua ipotesi. Nel suo puzzle mancava un pezzo, quello che spiegava come la tastiera dell'Enigma era collegata al primo rotore. Forse Rejewski conosceva la mancanza di fantasia dei tedeschi, fatto sta che pensò, probabilmente hanno collegato A con A, B con B e C con C, ed era proprio così. Fece una prova e quasi miracolosamente vide apparire la soluzione sul foglio che aveva davanti. Ma i tedeschi cambiano ogni giorno la chiave di cifratura per rendere difficile la decrittazione dei loro messaggi quotidiani. La chiave è in un codice crittografico mensile che viene dato soltanto al mittente e al destinatario per cifrare e decifrare il messaggio.
Per trovare, Rejewski costruisce e collega in serie 6 macchine Enigma che possono operare con più di 17.000 chiavi di cifratura. E chiama la sua nuova macchina la bomba, per l'assordante sibilo dei rotori durante il funzionamento. L'enigma di Scherbius ha meccanizzato la cifratura. Ora i polacchi, dopo aver applicato il metodo matematico alla decifratura, compiono un ulteriore passo avanti meccanizzando la decrittazione matematica. Inventando una macchina per risolvere un'altra macchina, hanno avuto un'intuizione grandiosa. Per molti anni i polacchi leggono le comunicazioni che passano su Enigma, ma nel dicembre 1938 incontrano un nuovo ostacolo, perché i tedeschi aggiungono 2 nuovi rotori alle macchine Enigma. Questo aumenta esponenzialmente la necessità di poter usufruire di altre bombe e di arruolare esperti crittanalisti giornalieri. Il timore crescente di un'invasione da parte della Germania li spinge a rivolgersi agli alleati inglesi e francesi, ai quali mostrano i risultati dei sta a sud di Varsavia. Ad un certo momento tolsero i teli che le coprivano e davanti agli occhi attoniti dei crittanalisti inglesi e francesi apparvero le riproduzioni delle macchine tedesche Enigma. Gli inglesi riescono a portar via quegli apparecchi 2 settimane prima dell'invasione della Polonia da parte di Hitler. Le portano direttamente a Bletchley Park, un ricco palazzo, sede della scuola di cifratura del governo, situato a 80 km da Londra. Alan Turing, un genio della matematica, chiamato a Bletchley Park da Cambridge, inizia subito a studiare il funzionamento delle bombe. Il primo modello della bomba poteva decrittare solo parzialmente il sistema di cifratura dei tedeschi. Alan Turing capì che era impossibile trovare la chiave di quell'altissimo numero di possibilità che offriva l'enigma tedesca. Optò allora per un approccio diverso e ideò una macchina a maggior parte delle possibilità e ne lasciava relativamente poche da testare. Le bombe di Turing hanno rotori che scattano a ogni lettera, 20 lettere al secondo fino al momento in cui incontrano la lettera giusta. Sono mesi a Bletchley Park in cui centinaia di decrittatori divisi in gruppi effettuano turnazioni continue per decrittare il flusso continuo dei messaggi in arrivo. Ufficiali, sottufficiali e soldati lavoravano tutti insieme. Chiunque avesse delle capacità poteva mettersi al lavoro senza alcuna distinzione di grado. Occorreva una combinazione di doti quasi contraddittorie. Da un lato, la capacità di scendere nel particolare, dall'altro, la capacità di farsi guidare dall'intuito senza curarsi della logica. Come chiedere a Beethoven di avere l'anima di un contabile. Gli inglesi riescono a decifrare gran parte delle comunicazioni tedesche. Nel 1943 un ingegnere inglese, Tommy Flowers, crea Colossus. È una macchina molto più veloce poiché trasforma la decrittazione da elettromeccanica in elettronica. Colossus riesce a forzare uno dei frattura tedesco, il Lorenz, a 12 rotori, usato dagli alti comandi tedeschi e dallo stesso Hitler. La decrittazione dei codici tedeschi assicura agli alleati importanti vittorie, come la battaglia dell'Atlantico, la guerra nel Nord Africa e il D-Day. Accorciando i tempi della guerra, i progressi della crittologia salvano milioni di vite umane e dimostrano la superiorità della mente sulle armi e inaugurano l'era dei computer. Nella seconda guerra mondiale, però, ancora nessuno è riuscito a forzare il sistema cifrato usato dai giapponesi, che per gli americani è importantissimo decrittare. Alla fine della prima guerra mondiale la crittologia americana era ancora rudimentale, ma già nei primi anni '20 un genio solitario, William Friedman, che dirige il Signals Corps degli Stati Uniti, ha cominciato a sviluppare dei metodi statistici per decrittare i codici delle nuove macchine cifranti a rotore. E quando verso la metà degli anni 30 il Giappone adotta un sistema di cifratura meccanico, i maghi di Friedman sono in grado di leggere il nuovo codice rosso usato dai giapponesi per le comunicazioni diplomatiche. Hanno seguito una strada lunga e tortuosa.
Chi deve decrittare un codice ha davanti a sé un groviglio apparentemente insolubile di lettere e numeri. È difficile capire da dove cominciare. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, a volte per anni, sta seduto ad analizzare messaggi. Poi un giorno, all'improvviso, vede qualcosa che non aveva visto prima e che gli permette di buttar giù uno schema. Nel mese di febbraio del 1939 i giapponesi inventano la macchina Purple, che usa diversi rotori e commutatori telefonici per la cifratura dei messaggi. Ma commettono un grave errore che si rivela di fondamentale importanza nella storia della decrittazione dei codici. I giapponesi commisero l'errore di inviare un messaggio codificato in parte con il sistema Red e in parte con il sistema Purple. Il confronto tra i due sistemi permise agli americani di trovare le prime chiavi per forzarli. Leo Rosen, un giovane ingegnere elettrotecnico del gruppo di Friedman, costruisce una macchina che simula i complessi schemi di rimescolamento delle lettere del Purple e che nel 1940 permette agli americani di decrittare meccanicamente il codice porpora dei giapponesi. Meccanizzare la decrittazione dei messaggi giapponesi fu una grande conquista intellettuale. A volte gli americani riuscivano a leggere la posta inviata all'ambasciatore giapponese prima di lui. La decrittazione del codice porpora porta a una delle azioni di guerra più brillanti. Nel 1943 l'ambasciatore di Tokyo a Berlino, Hiroshi Oshima, si reca in visita alle fortificazioni tedesche in Normandia. Poco dopo è dettagliata nel codice porpora. Ne fece una descrizione dettagliata, dal calibro delle armi alla dimensione dei fossati in cui erano nascoste le mine anticarro, ai luoghi dove si trovavano le stesse mine. Quella lettera fu una vera miniera d'oro. In un attimo il messaggio decrittato arriva sulla scrivania di Eisenhower. Le informazioni che contiene permettono al generale di programmare il D-Day dell'invasione della Francia, che avviene 6 mesi dopo. Ma se il codice porpora è stato decrittato, l'America deve ancora riuscire a risolvere il codice JN25B, la cifratura delle comunicazioni segrete della marina giapponese. Joseph Rochefort, un esperto crittanalista che conosce perfettamente il giapponese, si mette all'opera nella stazione Aipo, la sezione dei decrittati, e nel marzo del 1942, dopo anni di angosciante lavoro, trova la chiave per metterlo in chiaro. Il 14 maggio viene decifrato un messaggio giapponese che parla di un grosso reparto d'attacco diretto a AZ. Rochefort e l'ammiraglio Nimitz pensano entrambi che AZ sia Midway, uno degli avamposti americani nel Pacifico, ma Washington crede che si tratti delle isole Elysian. Per mettere a tacere i dubbiosi di Washington, Rochefort ebbe l'idea geniale di far spedire un messaggio a Midway con l'ordine di inviare a Washington una missiva in cui si comunicava la rottura dell'impianto di desalinizzazione. Pochi giorni dopo, un messaggio in codice JN25 rivelò che i giapponesi avevano intercettato la missiva con che AF era a corto di acqua. Questo tagliava la testa al toro. Quelle informazioni non cambiarono solo le sorti della battaglia di Midway. Midway decise a sua volta la svolta della guerra nel Pacifico. Dopo l'impeccabile e straordinaria operazione di Midway, i progressi della crittologia permettono agli americani di servirsi di un sistema in codice che nessuno riesce a decrittare nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1942 Philip Johnston, un ingegnere in pensione che vive a Los Angeles, propone ai Marines di adoperare la lingua dei Navajo. È cresciuto in una riserva indiana e conosce perfettamente le complesse forme verbali, i suoni e la struttura della lingua Navajo. È una lingua antica che solo pochi americani bianchi conoscono, una lingua che tedeschi, giapponesi e italiani non hanno mai studiato. I Navajo sono inoltre una delle più numerose tribù d'America e una potenziale riserva di codificatori orali. Noi usiamo un alfabeto fonetico che si basa sui suoni. Sono suoni nasali e suoni gutturali intercambiabili. Dopo aver ascoltato Johnston per settimane, i Marines cominciano ad addestrare 29 Navajo vicino San Diego. Dovranno trasmettere i messaggi via radio in una nuova lingua codificata, i cui molti termini militari sono tradotti in Navajo. Prendiamo la parola che in Navajo significa tartaruga
Quando la comunicavamo in un messaggio, l'operatore alla radio ne trascriveva le singole lettere TANKS, thanks, cioè grazie. Nell'agosto del 1942, durante l'invasione di Guadalcanal, entra in azione il primo gruppo di indiani Navajo. 4 mesi dopo, il numero dei Navajo arruolati nei 6 corpi di divisione della Marina è salito a 83. Prima, per comunicare un messaggio scritto senza errori, bisognava scriverlo o batterlo a macchina. Occorreva quindi qualcuno che lo mettesse in cifra e questo richiedeva 1 o più ore. Con il codice Navajo la trasmissione era immediata. I Navajo parlano alla radio, mandano e ricevono comunicati di guerra dal quartier generale e dalla linea del fronte nella loro lingua madre. Quando riceveva una comunicazione in codice Navajo, il ricevente correva a riferirla agli ufficiali del comando, in un tempo brevissimo, 2 minuti contro 2 ore. Nell'attacco di Iwo Jima, i Navajo dell'esercito americano trasmettono più di 800 comunicazioni di guerra top secret senza commettere un solo errore. Alla fine della guerra, in servizio ci sono 420 Code Talkers Navajo, ma pochissimi sono al corrente del loro contributo nella guerra, perché il governo vieta di parlarne al fine di salvaguardare la segretezza del codice Navajo. Soltanto nel 1968 il codice diventa pubblico e dal 1982, per il servizio prestato in guerra, l'America li festeggia con una speciale giornata celebrativa. L'America deve a questi uomini la vita di molti dei suoi figli. Il miglior contributo di questi uomini è stato l'assoluta indecifrabilità del loro codice. Ma per tutti i cifratori la ricerca di un codice che continua anche nell'era dei computer. Per secoli i governi controllano la crittografia, cambiano nell'era moderna. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale i codici creati con l'aiuto dei computer diventano di una complessità pressoché infinita. C'è una regola empirica nella crittografia. Se si raddoppia il numero di combinazioni che un codice può avere, si moltiplica al quadrato il numero di combinazioni che il decrittatore deve testare. Per cui, se il cifratore passa da 5 a 10, il decrittatore deve passare da 5 a 25. Il computer è un livello che è praticamente impossibile sperimentare. Ma i nuovi codici sono accessibili solo ai governi. Nel 1952 il presidente Harry Truman fonda l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, che riunisce i maggiori esperti di computer e crittologia del mondo. Hanno il compito di intercettare e decrittare le comunicazioni dei servizi segreti di tutto il globo. Negli anni 70 anche le industrie ricorrono al computer per mettere in codice le loro comunicazioni, ma distribuire le chiavi per cifrare e decifrare i messaggi resta ancora il grande problema storico della crittografia. Al fine di la sicurezza, le industrie devono mandare decine di corrieri presso i loro uffici e sedi per distribuire personalmente le chiavi di cifratura. E la consegna delle chiavi non è l'unico problema della crittologia. Negli anni 70 la continua evoluzione dei computer suscita la preoccupazione di molti sul crescente potere che i governi acquistano con la decifratura dei codici. Io penso che la minaccia più grande alla nostra privacy venga dalla legge di Moore, che vuole raddoppiare il numero degli utenti dei computer ogni 18 mesi. Ora, la popolazione non raddoppia ogni 18 mesi, mentre raddoppiano le informazioni che i computer immagazzinano su di noi. Le moderne tecniche per la sorveglianza che affidano ai computer tutti i dati raccolti possono creare un governo onnisciente e non sappiamo se la democrazia potrà continuare ad esistere. A metà degli anni 60 un trio di crittografi di Stanford, Whitfield Diffie, Martin Hellman e Ralph Merkle, creano un modello teorico di comunicazioni codificate al computer al fine di eliminare il problema della distribuzione riservata delle chiavi. E per contrastare lo spionaggio governativo, immaginano, per un futuro nel quale prevedono una massa di utenti di computer, una potente codificazione digitalizzata. Chiamata crittografia a coppia di chiavi, assegna a ciascun utente una chiave privata per decodificare un documento e una chiave pubblica per crittarlo. Ora, se Bob vuole mandare un messaggio segreto ad Alice, adopera la chiave pubblica di Alice per cifrarlo, ma solo Alice ha la chiave privata per decodificarlo. In tal modo,
neanche le potenti forze investigative del governo possono leggere le loro comunicazioni private. La privacy è garantita. Nessun altro progresso nella storia della crittografia, dai primi codici e cifrari, ha avuto un simile impatto o è stato originale come la crittografia a doppia chiave inventata da Whitfield Diffie. Nello spazio di un anno, 3 ricercatori del MIT, Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, sfruttando la difficoltà di fattorizzare un numero, riescono a definire un metodo che trasforma in pratica la teoria di Diffie. A margine va però detto che contemporaneamente a loro anche 3 scienziati inglesi, James Ellis, Malcolm Williamson e Clifford Cox, che lavorano per le comunicazioni del quartier generale del governo, inventano una crittografia a chiave pubblica. Ma il loro lavoro è segretato e viene reso pubblico soltanto nel 1997. Nel 1982 i 3 inventori del MIT creano la RSA Data Security, che mette in commercio la prima crittografia a chiave pubblica per la sicurezza dell'e-commerce. Nel 1982 seguivamo il mercato di Internet, ma fummo dei profeti perché 15 anni dopo sarebbe nato il World Wide Web. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale cerca con tutti i mezzi di frenare la diffusione della crittografia pubblica. Nel 1986 il governo vieta alla Lotus di esportare il suo software che include la cifratura RSA. E nel 1993 Phil Zimmermann è indagato per aver pubblicato su Internet un pacchetto di software di codificazione della posta elettronica. Il Pretty Good Privacy, o PGP, è un software che può essere usato con tutti i personal computer e non solo dalle gigantesche macchine del governo e delle industrie. Erano gli anni in cui l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza aveva il monopolio della nuova tecnologia. Tuttavia, negli ultimi 20 anni questo monopolio si è eroso e oggi tutte le precauzioni dell'Agenzia per la Sicurezza appaiono ridicole. Pretty Good Privacy ha messo a disposizione di tutti gli utenti un software che salvaguarda la privacy. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza teme che i criminali possano avere accesso alle più potenti e segretissime cifrature del mondo. Crede cioè che il software di Zimmermann possa compromettere seriamente i suoi codici di cifratura e le possibilità di raccolta delle informazioni. Mi sono chiesto molte volte che cosa accadrebbe se i criminali e i terroristi usassero questa tecnologia. Ho fatto indagini lunghissime in proposito. Ho trascorso a volte intere notti insonni a pensarci. Ma governi dittatoriali come quelli di Hitler o Stalin hanno ucciso molte più persone di tutti i criminali del XX secolo messi assieme. Nel 1994 la cifratura RSA è presente in quasi tutti i software americani e le società che li producono premono per esportarli. Il governo corre ai ripari introducendo un clipper chip nelle sue macchine per le comunicazioni. Al chip, al pari delle intercettazioni telefoniche, può avere accesso solo il governo, previa autorizzazione del tribunale. Le forze dell'ordine possono continuare a spiare le persone sospette, ma la privacy dei cittadini è garantita. La gente temeva che quella che era all'inizio una scelta volontaria sarebbe diventata obbligatoria con il tempo, sarebbe stata costretta a subirla. Temeva di perdere la propria privacy. Vogliamo controllare personalmente le nostre comunicazioni private o vogliamo diventare soci del governo nel controllo delle nostre comunicazioni private? E in ultima analisi, i cittadini hanno deciso di volere tenere per sé la propria privacy. Dopo 5 anni di battaglia e la grande protesta dei cittadini, l'amministrazione Clinton concede alle industrie di esportare la crittografia pubblica. E nel 1996, quando il MIT pubblica sul suo sito web la Pretty Good Privacy, ritira l'indagine su Zimmermann. Le intrusioni del governo nella vita privata dei cittadini sono considerevolmente aumentate, così come si sono accresciute le possibilità di intercettare le nostre comunicazioni. Ma l'evoluzione della crittografia permette oggi ai singoli individui di proteggersi e di proteggere la propria privacy in una misura impensabile qualche anno prima.
La guerra tra i crittografi che costruiscono i codici e i crittanalisti che li forzano percorre tutta la storia della crittologia. Edgar Allan Poe ha detto una volta che a ogni uomo che crea un codice corrisponde un altro uomo che può forzarlo, ma forse questo non è esatto. Ne abbiamo la prova matematica. Quella guerra si è risolta con la vittoria dei crittografi. La decrittazione durerà fin quando gli uomini commetteranno errori, ma la crittografia progredisce giorno dopo giorno e se usati correttamente, i nuovi sistemi non possono essere forzati. Perciò io penso, anche se con un po' di dispiacere, che è iniziata la lenta morte dei decrittanalisti e che la nostra era assisterà a nuovi trionfi dei crittografi. Eppure, la storia ci insegna che ogni volta che è stato creato un nuovo codice, si è detto che nessuno sarebbe riuscito a forzarlo. Ma questo fino al momento in cui qualcuno lo ha forzato. Oggi che i codici stanno entrando nell'era dei computer quantistici, l'ingegno umano è messo nuovamente alla prova e solo il tempo potrà dirci il nome del vincitore.